Giocatori, chiudete i portafogli. Oggi la nostalgia è gratuita. Io sono Tiranno Matto e vi do il benvenuto nella mia rubrica Showcase. Senza indugi andiamo dritto al sodo. Credo che molti, come me, all'inizio degli anni 2000 abbiano giocato la battaglia per la Terra di Mezzo 1 e 2, con tanto del DLC Rise of the Witch King. Si trattava di uno strategico in tempo reale, molto simile alla formula Total War che abbiamo oggi, ma ovviamente di un lontano passato. Oggi non possiamo più giocare alla battaglia per la Terra di Mezzo se non tramite delle copie fisiche dei lettori CD o DVD. Qualcuno di voi ne ha ancora uno? Come ovviare al problema? Beh, le grandi aziende ci avrebbero fatto pagare un sacco di soldi per un remake. Invece qualcuno ha deciso di regalarcelo. The Age of the Ring non è soltanto una semplice mod, è uno standalone con tanto di launcher. Potete già scaricare tutto gratuitamente da ModDB. Trovate in descrizione tutti i link utili, fra cui anche un suggerimento per una submod che è rimasta, ahimè, ancora a una versione precedente di questa Age of the Ring. Con Realms in Exile vengono introdotte ulteriori fazioni al gioco, dandoci una prospettiva tutta nuova da esplorare. Ma di che si tratta? Beh, non è propriamente tutta la storia con le campagne narrative originali. Quelle non sono integrate all'interno di The Age of the Ring proprio per evitare che ci siano problemi legali. All'interno del gioco sono presenti le schermaglie, gli scontri in tempo reale più classici, con tutte le fazioni celebri della Terra di Mezzo del Signore degli Anelli. Ma non solo, perché sono presenti anche delle sottofazioni integrabili di mappa in mappa, che vanno ad ampliare e dare un po' di flavor ad ogni scelta di fazione. Il motore di gioco è sempre lo stesso, è molto vecchio, ma la grafica è completamente rinnovata, così come l'intelligenza artificiale e le interazioni fra i modelli. La visione del team di sviluppo è di unire da un lato i libri del professor Tolkien e dall'altro i film di Peter Jackson, garantendoci un'immersione a tutto tondo, da termini nelle lingue inventate dal professore fino alle meccaniche di gioco che raccontano una fazione. Non è finita qui, perché c'è anche la modalità Guerra dell'Anello, la grande strategia a turni impostata in vari scenari selezionabili e che ci permette di rivivere un'esperienza molto arcade, molto nostalgica della grande strategia dei primi anni 2000. Ci sono ovviamente molte piccole novità sui funzionamenti, ma nulla di rivoluzionario in questo. Ed è presente anche la campagna del Signore degli Anelli. Narrativa, certo, ma differente da quelle originali. I modders hanno anche sviluppato uno scenario che racconta come Thorin sia stato soprannominato Scudo di Quercia. Ci sono infatti tantissimi riferimenti stilistici e di storia anche alla trilogia dello Hobbit, che per questione cronologica non era presente nel 2006, quando Electronic Arts ha sviluppato la battaglia per la Terra di Mezzo 1 e 2. I modders hanno anche annunciato la nuova campagna in arrivo nel corso del 2026, Il Ritorno del Re, incentrata sul percorso di Aragorn fino alla corona di Gondor. Sarà una campagna narrativa unica, senza precedenti e con tanta attenzione anche alla cinematografia. Gli sviluppatori hanno promesso tantissimo per questa campagna e sono sicuro che non mancheranno il bersaglio. Va fatto notare che è presente anche un sistema multiplayer, per quanto non ottimizzato al 100%. Badate bene che già i modders hanno fatto i salti mortali per portarci un launcher standalone e ottimizzare il gioco per le macchine di oggi. Sono passati ormai 20 anni, signori. Sicuramente il gioco, anche a impostazioni massime, non vi peserà granché sulle macchine, ma la risoluzione, soprattutto a schermo intero, potrebbe fare impazzire un pochino le vostre schede video. Se come me possedete uno schermo ultra wide, non preoccupatevi, è supportato, ma non vi consiglio di giocare in finestra perché è veramente tanto scomodo. Oltre tali limitazioni, comunque va fatto un grandissimo applauso agli sviluppatori. È vero che al giorno d'oggi ci sono tantissime mod overhaul, totali conversioni che ci vanno a dare l'esperienza dell'universo del professor Tolkien, fruibile principalmente nell'ambito strategico. Però riuscire a riesumare un titolo che è introvabile ormai e ingiocabile è veramente un'opera incredibile, di passione e di amore. Finita la presentazione, passiamo alla ciccia dell'argomento Age of the Ring. SPQR. Selezione di potenziali quesiti e risposte.
Age of the Ring è disponibile in italiano? No, al momento non c'è un add-on di traduzione. Chissà, magari contattando le persone giuste nelle nostre community amatoriali riusciremo a cavare una shell dal buco. Come si installa questa mod? È molto semplice, ve lo mostro. Basterà scaricare il file dal link in descrizione, estrarre in una cartella l'archivio completo che avremo scaricato. Dopodiché dovremo avviare l'eseguibile. Installate dove vi pare, vi consiglio comunque su un SSD. Partirà così l'installazione. Il giorno seguente. E dopo un pochino, appunto, avremo completato. Si aprirà il launcher. Qui avremo diverse opzioni. Prima di tutto, aggiornate sempre la versione del launcher e del gioco stesso. Dovrebbero volerci una decina di minuti anche per l'analisi dei file ad ogni aggiornamento. Dopodiché in questa schermata potete lanciare direttamente il gioco impostando anche le varie opzioni di lancio. Potete anche gestire le submod presenti e potete aprire l'editor per far sì che alcune mappe in gioco abbiano le sottofazioni che volete. C'è una community, c'è una guida, c'è qualche altro strumento? Certo, esiste una wiki dedicata che vi espone tutto quanto, ovviamente in inglese, esattamente come esiste un gruppo Discord, al quale vi consiglio assolutamente di unirvi se vi interessa specificatamente il multiplayer. Dunque, se anche voi come me amate sia gli strategici sia il Signore degli Anelli, è un vostro preciso dovere dare una possibilità a questa mod, perché è gratis. Io non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno e essere rimasti con me fino alla fine, in questo showcase un po' sopra le righe, molto breve ma spero utile. Se vi va lasciate un like, un commento, quello che vi pare, perché questo è quanto. Tirannomatto out, alla prossima.